Tony Hawk Pro Skater, parliamo di produttività. Aumentare la produttività. Non si parla d'altro in questo mondo, vero? Noi dobbiamo essere produttivi, soprattutto adesso che ci avviciniamo a fine anno. Ma iniziamo da Tony Hawk Pro Skater. Ti sei divertito anche tu a immaginarti uno skater professionista giocando a Tony Hawk, vero? Beh, io ho testato abbastanza il terzo gioco della saga, prima di sentirmi pronta al mio esordio su un vero skateboard. Beh, in realtà il mio esordio non è andato benissimo, Tony Hawk non mi ha resa una skater, però in compenso mi ha suggerito qualche trucchetto sulla produttività. Giocando, infatti, ho notato alcuni meccanismi nei vari livelli che possono essere utili per riportarti nella tua vita per aumentare la tua produttività. Ci sono alcune caratteristiche nel gioco, infatti, che puoi sfruttare per riuscire ad avanzare, anche se, come me, non sei proprio un fenomeno nel gioco. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Lo scopo del gioco si basa sul completare le varie challenges ed è la stessa identica cosa che anche noi dobbiamo fare nella nostra vita, completare le varie sfide e riuscire ad avanzare. Quindi, iniziamo a vederne le caratteristiche. A differenza di altri giochi di skate, come ad esempio può essere un session, in Tony Hawk Pro Skater non vai in giro a fare cose a caso, ma hai una specifica lista di cose da fare per completare il livello. Infatti, se si trattasse solamente di mettersi lì a fare qualche trick a caso e semplicemente esplorare la zona, dopo un po' il gioco diventerebbe un po' impegnativo. Insomma, non avresti più la fantasia per inventarti delle cose dal nulla e alla fine ti annoieresti. Il segreto di Tony Hawk per farti restare attaccato al gioco, infatti, è proprio quella lista di challenges. Tu hai una specifica lista di cose da fare e da seguire e questo ti semplifica molto il gioco. La stessa cosa vale proprio per le tue giornate. Ognuno di noi ha un obiettivo, un qualcosa che vorrebbe raggiungere, però se tu ti aggiri durante le tue giornate facendo delle cose un po' a caso, un po' guidate dal cuore, senza avere una precisa lista di cose da fare, alla fine tenderai a non fare nulla. Ecco perché dovresti appunto iniziare dalla tua lista di challenges, a stilare una tua lista delle cose da fare, da seguire durante la giornata. Io ti consiglio di investire 5 minuti la mattina, oppure addirittura la sera prima, o se sei proprio un pro, fare il piano settimanale delle cose che devi fare durante il giorno. Questo ti permetterà di sfruttare meglio il tuo tempo e soprattutto di rimanere focalizzato durante la giornata. Il modo in cui puoi fare questa lista dipende molto dal tuo carattere, ma anche dal modo in cui sei abituato ad affrontare le cose. Se non sai proprio da dove partire, avrai bisogno di testare un po'. Quello che ti consiglio di fare come prima cosa è proprio di iniziare a buttare giù una lista delle cose che hai in mente su un foglio di carta. Cioè, svuota tutto quello che hai da fare, a partire dal bucato, dal dover lavare i piatti, dal dare da mangiare al gatto e pian piano spostandoti su cose un po' più specifiche, quindi fino ad arrivare alla conquista del mondo. Gli obiettivi infatti possono essere molto vari, ad esempio in Tony Hawk dovrai raccogliere le varie lettere per formare la parola skate, dovrai impressionare gli altri skater, dovrai buttare qualche operaio nell'acqua e fare altre cose da bullo. Ma nonostante la grande varietà di sfide che ci sono nel gioco, tutte portano ad un singolo obiettivo in comune, ossia quelle di dimostrare che sei un bravo skater. Quindi, ora che hai il tuo bel foglio pieno della lista di robe da fare, dovrai semplicemente iniziare a cerchiare quelle più importanti e soprattutto a capire se tra quell'enorme lista c'è qualcosa che porta sempre nella stessa direzione. Insomma, trovare le varie costanti. E mi rendo conto che se non hai la minima idea di cosa fare nella tua vita, questa non è proprio una cosa semplicissima. Ma se vuoi approfondire a questo punto, in descrizione ti lascio il link del mio mini book, che serve proprio per trovare il tuo scopo nella vita. La tua quest. Bene, diciamo che hai trovato la tua costante, il tuo obiettivo, o che comunque sei andata a leggerti il mio ebook. Ecco, adesso il prossimo passo sarà quello di iniziare. Immagina di essere all'inizio di Tony Hawk Pro Skater. Quando sei all'inizio del livello, il gioco ti concede un po' di tempo per guardarti le tue sfide. Infatti, hai bisogno di un minimo di attimo di riflessione nel guardare le tue sfide, perché dovrai comunque capire da quale iniziare, quali sono le più importanti. Anche perché il tuo tempo non è illimitato. C'è un preciso tempo a tua disposizione per finire quel livello, che tu puoi vedere come la tua giornata. Quindi semplicemente inizia, datti un attimo di tempo di riflessione, ma senza perdere troppo tempo su questo, perché hai già la tua lista di cose da seguire, devi solo iniziare a farla.
Insomma, datoti il tempo di leggere le tue sfide, avrai un countdown di 2 minuti e starà a te decidere cosa fare di questi 2 minuti. Puoi stare in giro a cazzeggiare e non risolvere nulla, oppure puoi completare tutte le tue sfide. E il gioco intero è composto da vari livelli con ognuno le sue sfide. Allo stesso modo la tua vita è composta da varie giornate all'interno delle quali ci saranno le tue sfide quotidiane. Puoi rimanere incagliato e continuare a rivivere la stessa giornata, lo stesso livello tutti i giorni, oppure puoi impegnarti ed essere produttivo e portare a termine ciò che devi fare. La differenza tra Tony Hawk e la vita reale è che in Tony Hawk hai tentativi illimitati. Puoi stare lì quanto vuoi a provare e riprovare. La tua vita, invece, mi dispiace essere un po' brutale, ma ha un termine, non vivrai in eterno, quindi è tua responsabilità dare un valore al tempo che hai. Quindi, spostiamoci un attimo sul lato organizzativo. Se sei alle prime armi, chiaramente avrai bisogno di più tempo per fare ogni singola cosa. Quindi, ad esempio, in un countdown di minuti potresti concentrarti sull'affrontare una singola sfida e quindi darti un singolo obiettivo al giorno. Comunque, meglio farne uno alla volta che non fare niente, o provare a fare tutto e portare avanti tutto fino a metà senza mai concluderlo. Quindi inizia con una singola cosa da fare, concentrati su quella e poi, quando vedi che sei ben addestrato, aumenta la tua produttività iniziando con 2, poi con 3 e via dicendo. Ecco quindi, a meno che tu non sia un pro, appunto concentrati su una challenges alla volta. Tanto, se porti a termine solo quella e non tutte le altre, non ti preoccupare, il gioco te la terrà in memoria. Farai 5 giocate per completare tutte e 5 le challenges invece che farlo tutto quanto tutto insieme. Poi quando diventerai bravo imparerai a fare tutto insieme, forse. Ecco insomma, questo è il punto organizzativo, scegli una sfida e dimentica le altre. Una volta che hai concluso quella, allora passa con un'altra, non cercare di fare tutto insieme. E questo ci porta naturalmente a parlare dei bonus. Infatti, non tutte le challenges sono obbligatorie per passare al livello successivo, però se riuscirai a completarle tutte, allora avrai dei bonus interessanti. Per ogni livello, ad esempio, troverai 5 stat point, i gettoni dorati. Se riuscirai a prenderli tutti, avrai dei punti da spendere per poter aumentare le tue abilità di skater. Oppure, completando tutte le challenges di un livello, avrai la possibilità di sbloccare un trick speciale. Insomma, se stai seguendo un preciso progetto, avrai sicuramente dei task obbligatori da portare a termine, ma poi avrai anche le cose un po' più facoltative. Quelle che però ti daranno una possibilità di arricchire le tue competenze. Chiaramente questa parte è riservata ai pro, cioè a chi ha già preso pratica col gioco ed è disposto a fare un passo in più. Diciamo per esempio che tu voglia diventare un gamer professionista. Ci sono varie cose che dovrai fare, quindi ad esempio essere abbastanza bravo a giocare, riuscire a costruire una community, partecipare a degli eventi, eccetera eccetera. Per riuscire a raggiungere questo scopo, ad esempio, non ti è necessario imparare a programmare o imparare le basi del game design e cose del genere, però farlo ti potrebbe portare un bonus in più. Insomma, avere delle conoscenze in questo campo può aiutare a migliorarti nel complesso. Quindi, se hai già fatto i tuoi esercizi giornalieri per aumentare le tue strategie, per migliorare i tuoi riflessi e ti avanza un po' di tempo, allora puoi metterti a studiare game design, il quale potrà farti riflettere e farti capire anche i meccanismi del gioco, rendendoti anche un giocatore migliore. Darti un bonus, insomma. Ecco quindi, ricapitolando, inizia con il farti una lista di challenges, dopodiché scegli una singola challenges e inizia da quella, concentrati su una alla volta e poi pian piano aumenta. Una volta che sarai riuscito ad aumentare la tua produttività e fare le tue challenges obbligatorie, potrai passare anche ai bonus e quindi allargare il tuo campo di conoscenze e fare anche qualcosa che va un pochino fuori alla tua lista, sempre però dando priorità a quello che c'è sulla lista. E insomma, se stai seguendo un progetto o vuoi dare vita ad un grande obiettivo, la produttività è una cosa che non può assolutamente mancarti. Io spero che questi consigli ti possano aiutare a muoverti in questo senso. E se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.